Nel cuore di South Kensington, il Science Museum è un museo gratuito, importante risorsa per l'educazione scientifica di adulti e bambini. Vi sono diverse sezioni distribuite su 5 piani e iniziamo da energia e progresso tecnologico con l'esposizione di vecchie locomotive a vapore, ma anche automobili ed aeroplani e perfino il motore di un mulino a vapore. Il progresso tecnologico nel settore aerospaziale ci ricorda Neil Armstrong, il primo uomo arrivato sulla Luna nel 1969. Ma si vede anche il modulo comando del missile sovietico Soyuz e la capsula di comando dell'americano Apollo 10. Mentre il Black Arrow è un razzo britannico costruito per portare in orbita i satelliti, anche se questo non è mai stato lanciato. Ma la tecnologia ha migliorato anche molti altri aspetti della nostra vita, con la trasformazione di macchine da manuali a meccanizzate, e troviamo la luce di un vecchio faro, ma anche il primo telaio che con l'uso di schede poteva realizzare tessuti in jacquard. Ma ci lascia senza parole un'intera officina in miniatura del 1800, perfettamente funzionante e racchiusa in una teca. Al piano superiore, la sezione della medicina, applicata all'essere umano, ripercorre l'evoluzione della tecnologia in questo settore. Per la diagnostica, nei primi anni del 1900, questo era un elettrocardiografo. E questo modello ricorda lo studio di Kendrew per la mioglobina. Per la risonanza magnetica, negli anni '80, c'era questo macchinario. Per la sezione della matematica ci accoglie uno spettacolare padiglione disegnato da Zaha Hadid e passiamo dai calcoli con il pallottoliere a quelli più veloci con le calcolatrici. Ma non dimentichiamo che questi strumenti del 1800 hanno permesso di disegnare molti edifici che usiamo ancora oggi. Questo invece è il prototipo di Enigma, la macchina usata dai tedeschi per crittografare le comunicazioni durante la Seconda Guerra Mondiale, poi decifrate dal britannico Alan Turing. La rivoluzione energetica è un tema di grande attualità che ogni paese affronta con il miglioramento di fonti alternative, come le pale eoliche o i pannelli fotovoltaici. Saliamo ancora per la sezione che racconta l'evoluzione dell'aviazione. E troviamo aeroplani sospesi a mezz'aria che ci raccontano gli incredibili traguardi raggiunti da questo settore. Dai primi pionieri con una replica del primo aereo dei fratelli Wright, fino agli aerei più moderni. Ora lasciamo la cultura del Museo della Scienza per una visita un po' più frivola ma ugualmente interessante, perché questo storico edificio ospita Harrods dal 1849, il grande magazzino più famoso di Londra, che quest'anno festeggia 175 anni.
Distribuiti in 7 piani, i 300 reparti vendono ogni genere di merce, come questo, che espone le migliori marche di cosmetici. A fine 1800 è stata installata qui una delle prime scale mobili al mondo e oggi a decine collegano tutti i piani del palazzo. Il reparto della tecnologia espone oggetti interessanti, anche se piuttosto costosi, ma qui potrete trovare i prodotti più innovativi che il mercato possa offrire. Se girando i vari reparti non avrete trovato nulla di vostro gusto, non vi preoccupate. Al pian terreno, anche ad agosto, è già Natale e troverete sicuramente un oggetto grazioso da portare a casa come souvenir. E per i più golosi c'è un intero reparto di dolciumi, dove i cioccolatini vengono esposti creando vere e proprie opere d'arte. In uno dei quartieri più lussuosi di Londra, entrare nel mercato di Mayfair è un'esperienza unica. Perché in questa chiesa, non più consacrata dal 1973, oggi ci sono ristoranti nelle navate laterali e ampi spazi centrali da condividere. Le vetrate colorate e le arcate, tipiche di una chiesa del 1820, creano una bella atmosfera. Anche se è insolito sedersi ad un tavolo per un caffè, circondati da persone che pranzano, dove un tempo c'erano i banchi per pregare. Ma poi ci si guarda intorno e si percepisce una bella sensazione di comunità, che continua anche sul piccolo terrazzo esterno. Decidiamo ora di prendere la metropolitana a Russell Square, una storica stazione del 1906, oggi protetta come edificio storico. Per raggiungere i binari è necessario scendere una scala a chiocciola di 175 gradini e le piastrelle originali ci riportano ai primi anni del 1900. La metro di Londra vanta il primato di essere la più vecchia al mondo, essendo stata inaugurata nel 1863. E noi ora arriviamo a Baker Street, che è la stazione più antica di Londra. Si possono vedere le vecchie panchine usate dai viaggiatori nel 1800 per aspettare i treni a vapore e tutto intorno la storica architettura, originale e ben conservata, e sembra di essere nel XIX secolo. Ma noi siamo qui per vedere la casa di Sherlock Holmes, l'investigatore frutto della fantasia di Sir Conan Doyle. Lo scrittore aveva deciso che il civico 221B di Baker Street fosse l'alloggio che Holmes condivideva con il dottor Watson, ed è curioso che nel 1887 questa casa non esisteva, ma è stata creata negli anni 30 per i fan che avrebbero visitato questo museo. Un'altra delle storiche stazioni a Londra è King's Cross, ristrutturata nel 2012 con un tetto ad arcate di grande effetto che ci lascia piacevolmente sorpresi. La nostra attenzione però viene catturata dalla folla al binario 9¾ dove il leggendario Harry Potter prendeva il treno con il suo portabagagli per la scuola di magia di Hogwarts. Ma se non siete dei maghi e non potete prendere quel treno, vi potete consolare nello shop dedicato al maghetto. A pochi passi da qui troviamo St. Pancras, un'altra storica stazione.
che mantiene ancora intatta la sua copertura vittoriana. Oggi la stazione è un importante snodo ferroviario per l'Eurostar. Passiamo attraverso St. Pancras Square con le sue moderne fontane e ci troviamo davanti alla nuova sede di Google, al centro di un lussuoso complesso residenziale. Ma noi ora siamo nella zona del Regent's Canal e quindi faremo una bella passeggiata alla scoperta di questa zona. Continuando la passeggiata, attraversiamo il Regent's Canal tramite uno dei suoi ponti per esplorare il Coal Drops Yard, un altro pezzo di storia di questa città. Nel XIX secolo questi edifici erano magazzini usati per il deposito del carbone, che veniva stoccato qui e poi trasportato tramite ferrovia o usando il canale. Con il declino dell'industria carbonifera, tutta l'area ha conosciuto un periodo di abbandono e degrado, ma negli anni 2000 la realizzazione di questa moderna copertura ha valorizzato gli edifici storici, trasformati in negozi, bar e ristoranti, creando un mix perfetto tra passato e presente, mantenendo anche vecchi particolari usati oggi come pulsantiere per gli ascensori. Oggi questa corte è un punto di incontro sociale e culturale grazie all'organizzazione di eventi. Ma la voglia di cambiamento ha interessato anche questi vecchi gasometri, usati in passato per lo stoccaggio del gas, che oggi fanno da cornice a moderni edifici residenziali, che hanno incontrato le esigenze abitative in un contesto di sviluppo urbano. Didn't think it'd go this fast. Goodbye to this house we Ma Regent's Canal offre molto di più, perché questo canale artificiale di 13 km permette ai londinesi di passeggiare piacevolmente lungo le sue sponde, fuori dal trambusto cittadino e in un rilassante contesto naturale, per scoprire uno degli angoli più belli della città. And I know the memories are with me, even when you move to a town that is new. 'Cause I tend to hold on too strong. Inoltre, la pista ciclabile è un percorso amato non solo dai ciclisti, ma anche dagli sportivi che amano fare jogging lontano dal rumore cittadino. E noi, passeggiando tranquillamente, arriviamo in poco tempo a Camden Town, che ci colpisce subito per la particolarità degli edifici, decorati all'esterno con figure giganti per attrarre i turisti. Vivace e multietnico, il quartiere è l'ideale per sperimentare i piccoli ristorantini lungo il canale, che offrono cibo internazionale. Il Camden Market è un insieme di bancarelle e negozi davvero curiosi,
dove trovare abbigliamento e accessori vintage diversi dal solito e con prezzi accessibili. Molto popolari tra i giovani, come il Cyberdog per gli appassionati di musica in cerca di oggetti e vestiti davvero esclusivi. La statua di Amy Winehouse è un tributo alla cantante britannica morta a solo 27 anni nella sua abitazione di Camden Town, un quartiere alternativo e multiculturale che merita sicuramente una visita.